Buongiorno a tutti da Bruno Pepe. Oggi vi parliamo di che cosa dice la Bibbia sui dinosauri. Ci sono i dinosauri nella Bibbia? Cosa causò l'estinzione dei dinosauri? L'argomento dei dinosauri nella Bibbia fa parte di un dibattito in corso più ampio all'interno della comunità cristiana sull'età della Terra, sull'interpretazione appropriata della Genesi e su come interpretare le prove archeologiche che troviamo tutte intorno a noi. Quanti credono in un'età più antica della Terra sono tendenzialmente concordi nel dire che la Bibbia non menziona i dinosauri perché, secondo il loro paradigma, i dinosauri si estinsero milioni di anni prima che il primissimo uomo camminasse sulla Terra. Gli uomini che misero per iscritto la Bibbia non poterono aver visto i dinosauri ancora in vita. Quanti credono in un'età più giovane della Terra sono tendenzialmente concordi nel dire che la Bibbia menzioni davvero i dinosauri, sebbene non impieghi mai, effettivamente, il termine dinosauro. Invece, essa utilizza la parola ebraica Tannin, la quale viene tradotta in alcuni modi diversi nelle nostre Bibbie, talvolta con mostro marino, tal'altra con serpente. Più comunemente, essa viene tradotta con dragone. Sembra che il Tannin fosse una sorta di rettile gigantesco. Queste creature sono menzionate quasi 30 volte nell'Antico Testamento e si trovano sia sulla terraferma che in acqua. Oltre a menzionare in generale questi giganteschi rettili quasi 30 volte lungo tutto l'Antico Testamento, la Bibbia descrive un paio di creature in modo tale che alcuni studiosi credono che gli autori si riferiscano a dinosauri. Si dice che Behemoth, tradotto con ippopotamo, è la più potente fra tutte le creature di Dio, un gigante la cui coda è paragonata a un albero di cedro, Giobbe 40:15. Alcuni studiosi hanno cercato di identificare in Behemoth un elefante o un ippopotamo. Altri fanno notare che gli elefanti e gli ippopotami hanno code sottilissime, per nulla paragonabili a un albero di cedro. Dinosauri come il brachiosauro e il diplodoco, peraltro, avevano grosse code che si sarebbero potute facilmente paragonare a dei cedri. Quasi ogni civiltà antica ha qualche genere di arte che raffigura gigantesche creature simili a rettili. I petroglifi, i manufatti e perfino le statuette di Creta ritrovate in America del Nord assomigliano alle rappresentazioni moderne dei dinosauri. Le sculture in pietra dell'America del Sud rappresentano degli uomini che cavalcano creature simili al diplodoco, e la cosa sorprendente è che recano le immagini familiari di creature simili al triceratopo, allo pterodattilo e al tirannosauro. I mosaici romani, le ceramiche Maya e le mura di cinta babilonesi testimoniano tutti quel fascino transculturale e senza limiti geografici da parte dell'uomo per queste creature. Racconti assennati come quello del milione di Marco Polo si mescolano a racconti fantastici di bestie accaparratrici di tesori. Persistono ancora oggi alcuni resoconti di avvistamenti, sebbene essi siano solitamente trattati con fortissimo scetticismo. Oltre alla mole sostanziosa di prove antropiche e storiche sulla coesistenza del dinosauro e dell'uomo, esistono altre prove fisiche come le ome fossilizzate di esseri umani e dinosauri ritrovate insieme in alcuni siti dell'America del Nord e dell'Asia centro-occidentale. Perciò, ci sono dinosauri nella Bibbia? La questione è ben lungi dall'essere risolta. Dipende da come si interpretano le prove a disposizione e da come si considera il mondo che ci circonda. Noi crediamo che la Terra sia giovane e accettiamo la coesistenza dei dinosauri e dell'uomo. Noi crediamo che i dinosauri si estinsero qualche tempo dopo il diluvio universale a causa di una combinazione di drammatici cambiamenti ambientali e del fatto che essi furono ridotti all'estinzione dalla caccia implacabile dell'uomo. Ma che cosa causò l'estinzione dei dinosauri? L'estinzione dei dinosauri è un enigma che ancora affascina gli scienziati da oltre un secolo. Troviamo i resti fossilizzati di rettili giganti sparsi un po' dappertutto sulla Terra.
Tuttavia non vediamo alcun esemplare vivo di queste creature al giorno d'oggi. Cosa è accaduto a tutti questi esemplari? Il paradigma convenzionale sostiene che siano misteriosamente scomparsi circa 65 milioni di anni fa. È stata offerta una serie di spiegazioni sul perché. Le due ipotesi più popolari sono l'ipotesi dell'impatto e l'ipotesi del vulcanismo massiccio. La prima propone che uno o più asteroidi colpirono la Terra, causando un inverno nucleare che spazzò via i dinosauri. La seconda addossa ad un'intensa attività vulcanica la causa della loro scomparsa. Entrambi notano l'alta concentrazione di iridio sepolto nei sedimenti che separano il periodo Cretaceo dal Paleogene, conosciuto come il limite KPG, precedentemente noto come il limite KT, il quale, secondo il paradigma convenzionale, si riferisce al periodo nella storia della Terra durante il quale si estinsero i dinosauri. Entrambe le ipotesi tengono conto di una parte delle prove esistenti mentre ne ignorano altre. Per esempio, se una delle due ipotesi fosse corretta e ci fosse stato un intervallo di più di 60 milioni di anni tra l'uomo e i dinosauri, come potremmo spiegare petroglifi e altre forme di arte preistorica che illustrano esseri umani che interagiscono con dinosauri tanto familiari come triceratopi, stegosauri, tirannosauri e i sauropodi, in alcuni casi domandoli e cavalcandoli? Inoltre, le impronte fossilizzate di dinosauro sono state trovate sugli stessi strati di roccia dove sono state trovate impronte di zoccoli anche di esseri umani. Come possiamo spiegare questo all'interno del contesto della prospettiva convenzionale? E perché le culture antiche di ogni continente descrivono interazioni con rettili giganti? Queste creature sono comunemente note a noi oggi con il nome di draghi e sono state in generale relegate al regno della mitologia. Ma ci dobbiamo chiedere, perché tante culture isolate sparse intorno al mondo condividono la stessa mitologia in senso tanto universale? Le leggende potrebbero avere un fondo di verità storica? Potrebbe darsi che i rettili giganti che troviamo sepolti nel suolo abbiano qualcosa a che fare con i rettili giganti di cui parlavano i nostri progenitori qualche secolo fa? Crediamo che le cose stiano così. L'abbondanza di prove ci suggerisce che la prospettiva convenzionale sia fondamentalmente errata. L'umanità sembra avere un'amnesia collettiva riguardo questa faccenda e abbiamo efficacemente creato un paradigma scientifico per tenerci all'oscuro. Allora come possiamo spiegare l'estinzione dei dinosauri? Allo stesso modo in cui spieghiamo l'estinzione delle altre specie, che secondo le stime variano da 20.000 a 2 milioni di anni fa, che gli scienziati credono si siano estinte solo nel secolo passato, una combinazione di cambiamento climatico e la proliferazione della specie umana. Il cambiamento climatico può essere distruttivo per gli ecosistemi in generale e, in particolare, gli esseri umani tendono a scacciare e uccidere i loro principali rivali. Ecco perché non troviamo molti altri predatori, leoni, tigri, orsi, eccetera, nei sobborghi e nelle città, o persino nelle comunità rurali. Siamo in cima alla catena alimentare per una ragione. Nei film di Hollywood come Jurassic Park vediamo creature come il Tyrannosaurus Rex e il Velociraptor che ci danno la caccia e ci mangiano vivi. E senza dubbio, se gli umani e i dinosauri coesistessero, questo in parte succederebbe realmente. Ma, per lo più, accadeva l'esatto il contrario. Eravamo noi a cacciarli e a mangiarli per cena. In molte delle leggende e in gran parte dell'arte antica, è esattamente quello che vediamo, esseri umani che cacciavano rettili giganti e li uccidevano. I leoni, le tigri e gli orsi hanno avuto più fortuna dei dinosauri, di conseguenza, sono ancora in giro. Ecco perché i nostri antenati sembravano particolarmente ossessionati dal dover uccidere il drago. Quindi cosa avvenne ai dinosauri? Apparentemente,
Quelli che sopravvissero al cambiamento climatico globale vennero uccisi e mangiati. Alcuni potrebbero ancora sopravvivere in aree remote del mondo che non sono ancora sotto il nostro dominio completo, e ci sono centinaia di avvistamenti ogni anno a questo riguardo, specialmente da gruppi di uomini indigeni, primitivi in aree remote che parlano a scienziati occidentali increduli, che naturalmente non credono ai nativi a causa delle loro cosiddette supposizioni scientifiche. Secondo noi, questa incredulità è errata. La scienza dovrebbe comprendere l'investigazione imparziale dell'evidenza senza pregiudizi, non uno sforzo arbitrario per dare credibilità a storie della Terra ipotetiche ed errate. Bene. Grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni, e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande o suggerimenti scrivetevi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Bene, tantissime benedizioni. Arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.